Ciao a tutti e benvenuti sul canale Dolce Casa. Oggi per prima cosa volevo farvi vedere delle cosine che ho acquistato da Ikea. Adesso le prendo. Queste qui sono le due confezioni di dimensioni grandi delle bustine di plastica tipiche di Ikea. Adesso le avvicino così vi faccio vedere i modelli. Diciamo che queste principalmente le utilizzo per quando vado in viaggio. Le utilizzo per mettere principalmente all'interno le scarpe, così almeno la sporcizia delle scarpe rimane all'interno, non va in giro per la valigia. Poi due pacchi invece delle bustine sempre di Ikea, però di dimensioni medie. Faccio sempre scorta da Ikea quando vado di queste bustine perché mi possono sempre servire all'interno dell'anno. Cerco di utilizzare sempre i contenitori in plastica o in vetro, però queste a volte mi sono davvero utili. Vi faccio vedere però il codice delle bustine medie se vi interessa. Poi invece ho acquistato soltanto un pacco delle bustine quelle piccole perché ne ho già qualcuna di scorta, quindi le ho prese diciamo per sicurezza, però vorrei averne un pacco. Vi faccio vedere anche di questo il codice prodotto. Poi ho comprato un set da 3 di mestoli in legno. Li avevo da sostituire perché quelli che ho in cucina li ho da tanto tempo, quindi è meglio comunque ricambiarli di tanto in tanto. Vi faccio vedere anche di questi il codice prodotto. Poi altra cosa che ho acquistato è il pelapatate, che è costato pochissimo, credo all'incirca €1. Vi faccio vedere il codice del prodotto. Ultima cosa, ho acquistato questo set da 2 di coperchi in silicone. Li ho comprati principalmente perché magari quando impasto la pizza, invece di coprirli con la pellicola trasparente, poi la pellicola la prendiamo e la buttiamo, questi qui diciamo sono riutilizzabili, quindi basta lavarli e poi si ripossono riutilizzare per altre cose. O magari quando abbiamo bisogno di coprire qualcosa che metteremo poi in frigo, comunque secondo me dovrebbero essere ottimi. Vi faccio vedere magari nei prossimi video l'utilizzo che ne faccio, così magari potete prenderne spunto. Vi faccio vedere intanto il codice prodotto. Vi faccio vedere alcuni prodotti da vicino, ad esempio questo è il pelapatate. Ne ho uno ma è un po' vecchiotto, praticamente si è un po' arrugginito dove ci sono le lame, quindi direi che è necessario sostituirlo. Poi questo è il set di cucchiai in legno fatto da 3 appunto cucchiai e ci sono 3 tipologie diverse di cucchiai in legno: il cucchiaio classico, quello piatto e questo qui tipo forchettone. Era da un po' che non li cambiavo, quindi è giunto il momento di sostituirli. Diciamo che da Ikea c'è sempre l'imbarazzo della scelta dei prodotti economici, comunque che costano poco. Poi questi invece sono i coperchi in silicone da mettere magari quando c'è a lievitare qualche pizza, qualche diciamo appunto lievitato. Invece di mettere la pellicola come coperchio si possono mettere appunto questi coperchi in silicone che sono riutilizzabili, basta lavarli e si possono appunto usare in altri momenti. Vediamo un attimo se riesco ad aprirli e farvi vedere come sono. Ok, ho preso la forbice, no, non riuscivo ad aprirli. Allora, ecco qui i coperchi di cui vi parlavo. Allora, c'è questo qui piccolino che in realtà vediamo ci si può stendere, e poi questa è la dimensione, quella grande, da mettere appunto nelle ciotole un po' più grandi. Si può ovviamente stendere, quindi comunque vi farò sapere come mi troverò, li vedrete sicuramente in qualche video futuro. E questa è una panoramica dei prodotti che ho acquistato. Allora, i 2 coperchi in silicone, poi ci sono le buste Ikea di diverse dimensioni, buste medie, buste piccole e buste grandi.
Poi ci sono i mestoli in legno e poi un pelapatate. Quindi direi che i mini acquisti Ikea ve li ho fatti vedere. Adesso metto via gli acquisti che ho fatto da Ikea e prepariamo insieme un dolce. Domani è il compleanno di mio fratello, quindi vorrei preparare un piccolo dolce da portare a casa per festeggiare e lo faremo insieme. È una torta buonissima, testata già diverse volte, quindi è veramente eccezionale. Adesso faremo insieme questa piccola e semplice ricetta, ma dal gusto buonissimo. Allora, per questa ricetta servono 200 g di cioccolato fondente, 150 g di zucchero normale, ma io sto utilizzando questo qui di canna, 125 g di olio di semi di girasole, ma potete utilizzare anche il burro, 60 g di cacao amaro e infine 3 uova. E adesso iniziamo con la ricetta. Misuro 200 g di cioccolato fondente e lo faccio sciogliere in un pentolino. Aggiungo a questo punto 125 g di olio di semi di girasole. A questo punto faccio sciogliere a fiamma bassa. Adesso metto in una ciotola 150 g di zucchero, io inserirò quello di canna, ma voi potete mettere anche quello normale. Aggiungo allo zucchero 3 uova. Con una frusta sbatto bene le uova con lo zucchero. Aggiungo 60 g di cioccolato amaro al cioccolato fuso e all'olio e mescolo bene onde evitare dei grumi. Unisco gradualmente il composto di cioccolato fuso al recipiente dove all'interno sono state sbattute le uova e lo zucchero insieme. Mescolate dal basso verso l'alto in modo da evitare che il composto si smonti. Una volta amalgamato tutto, verso il composto in una piccola tortiera di all'incirca 15 cm. E a questo punto possiamo infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Ed ecco il risultato della torta. Questa è una torta al cioccolato morbidissima dentro. Ovviamente se la volete meno zuccherata aggiungeteci meno zucchero, perché questa direi che è proprio una bomba.
questo è il risultato finale della torta. Vedremo domani come sarà, ovviamente. Io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, vi auguro una dolce casa a tutti e vi aspetto al prossimo video.